Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi andiamo a realizzare insieme questo portamonete molto semplice da realizzare con questo punto uncinetto a rilievo, vedete che fa questo effetto 3D con un punto che io chiamo punto ziguli. Ovviamente io non so esattamente se ha un nome specifico, se qualcuno di voi lo sa può magari suggerirlo nei commenti. Allora vado a realizzare questo portamonete con lo Swan Black della Filati 3 sfere, precisamente il colore grigio perla, quindi un grigio chiaro. Ho usato una cerniera da 15 cm che vado a tagliare un po', quindi vedete l'interno è così, la vado a tagliare un po' perché insomma ci necessita una cerniera di circa 12 cm che io non sono riuscita a trovare, quindi magari acquistate quella da 15 cm e la andate a tagliare. È un punto semplice, io uso l'uncinetto 3,5, ma potete ovviamente realizzare questo portamonete con qualsiasi filato, anche se con il cordino Swan ve lo consiglio perché vedete tiene su benissimo. Inoltre è un punto che anche se vedete non va foderato, non fuoriesce nulla perché è un punto stretto, quindi ha una trama abbastanza stretta. Vedete, vi faccio vedere bene, il fondo è tondo, come potete vedere sale man mano. Per chi volesse realizzare una misura più grande, io ho realizzato anche la borsa, quindi sempre con il fondo tondo ho realizzato la borsa Ziguli, che nel box informazioni vi metto il link per poter insomma andare a realizzarla se vi piace insomma l'idea di un modello più grande, non per forza la borsa, ma magari volete fare un beauty, insomma qualcosa di un po' più grande. Vado proprio a mettervi nel box informazioni il link, si chiama borsa Ziguli. Prima di passare al tutorial vi voglio ricordare innanzitutto di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella che vedete sotto al video, perché questa vi permetterà di non perdervi nessun tutorial. Anche agli iscritti del canale suggerisco sempre di attivare la campanella. Inoltre, se avete realizzato delle creazioni con i miei tutorial, mi farebbe piacere che voi condivideste con me nel gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Nel box informazioni vi metto tutti i link utili per questi suggerimenti che vi ho dato. Passiamo adesso al tutorial. Allora, iniziamo il nostro tutorial con l'anello magico. Allora, guardate bene, io ho qui il filo corto, vedete? E lo faccio passare attraverso le due dita e formo una X in questa maniera qui. Una volta che abbiamo formato la nostra X, qui abbiamo il filo corto e qui quello della busta o del gomitolo. Uncinetto 3,5, entro in questa maniera qui e mi aggancio, vedete, al filo in questa maniera. Quindi avremo il filo corto, vedete, sottostante e il filo del gomitolo sopra. E ovviamente prendiamo il filo del gomitolo per lavorare. E mi aggancio con una catenella. Fatto questo, entriamo all'interno, vedete, di ogni del nostro cerchio in questa maniera qui, prendendo entrambi i fili. Quindi entriamo, ci agganciamo in questa maniera qui e lavoriamo la prima maglia bassa. Lavoriamo un totale di 8 maglie basse. Le prime maglie basse sono a discrezione vostra, cioè dipende dal filato che state lavorando. Per il mio filato 8 dovrebbero bastare, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse in questa maniera qui. Adesso vedete il filo corto va tirato in questa maniera qui per chiudere il nostro cerchio. Quindi vedete iniziamo quindi il primo punto della seconda riga, entriamo, vedete, nel punto in questa maniera qui, carichiamo il nostro filo e una maglia bassissima. Su questa maglia bassissima andiamo già a inserire il marcapunti. Ora per tutta questa riga lavoreremo una maglia bassissima, una catenella, nel prossimo una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassissima, una catenella, nel prossimo punto una maglia bassissima e una
catenella e di nuovo una maglia bassissima e una catenella. Nel prossimo ancora una maglia bassissima e una catenella. Quindi in ogni punto maglia prima bassissima e poi una catenella. Di nuovo maglia bassissima e catenella. Quindi per la prossima riga dobbiamo lavorare delle maglie basse, ma le maglie basse andranno lavorate dietro. Allora, dietro alla lavorazione, vedete, si sono formate tutte queste lineette dovute alla catenella. Quindi, dove abbiamo, vedete, la catenella, noi in corrispondenza di questa linea ne abbiamo un'altra dietro, eccola qua. Quindi qui abbiamo l'altra catenella, vedete, e dietro in corrispondenza abbiamo l'altra. E qui dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie basse. Togliamo il marcapunti. Il marcapunti segnerà l'inizio sempre della nuova riga, quindi io mi giro dietro, vedete, in corrispondenza della catenella vedo queste lineette. Quindi ci entro all'interno in questa maniera qui e lavoro 2 maglie basse. Lavoro la prima e sulla prima metto un marcapunti. Entro di nuovo, vedete, lavoro la seconda maglia bassa. Di nuovo, guardate, in corrispondenza sempre di questa maglia, vedete che va a puntare in alto, c'è la lineetta dietro. Le lineette noi le vediamo benissimo, vedete, si vedono più che bene. Giro il lavoro per farvi vedere, quindi ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua, quindi noi le vediamo benissimo. Quindi giriamo il lavoro, qui ne abbiamo un'altra, vedete, entro all'interno e lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2. Di nuovo giro il mio lavoro e la prossima eccola qui, sempre in corrispondenza della catenella. Entro all'interno e lavoro 2 maglie basse. Di nuovo giro il lavoro ed ecco l'altra. Entro all'interno e lavoro sempre 2 maglie basse. E di nuovo. Vedete, in ogni lineetta che va a formarsi dietro, noi lavoriamo sempre in questa maniera qui. 2 maglie basse in ogni lineetta dietro. E di nuovo, eccola qua. L'altra, 1 e 2. Ovviamente qui nella parte finale non vi confondete perché potreste non evidenziare l'ultimo punto, ok? Quindi questo è il punto che abbiamo lavorato, andiamo a controllare se ce n'è un altro, non vediamo ovviamente, se non vedete nessuna lineetta, però andate a vedere bene, per esempio questa è una maglia, vedete, bassissima e questa è una catenella, quindi vuol dire che qui c'è la lineetta, solo che probabilmente noi non la vediamo a causa della maglia bassa, eccola qui. Quindi prendiamo anche questa, vi raccomando, non saltatela perché il lavoro si stringe. Quindi ecco, entro e lavoro anche qui 2 maglie basse in questa maniera qui. Fatto questo, qui vedete ho la nuova lavorazione da lavorare che è il punto ziguli, io lo chiamo così perché non so se ha un nome diverso, quindi tolgo il marcapunti, entro, vedete, all'interno e qui lavoro una maglia bassissima, rimetto il marcapunti e una catenella. Nel prossimo una maglia bassissima e una catenella, maglia bassissima e una catenella e di nuovo nel prossimo maglia bassissima e una catenella e proseguiamo così fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, è questo, quindi entro, lavoro la maglia bassissima e la catenella. Adesso dobbiamo iniziare il giro di maglie basse, quindi togliamo il nostro marcapunti e dietro ovviamente dobbiamo andare a lavorare sulle lineette. Sulla prima, vedete, vado a lavorare una sola maglia bassa e metto il mio marcapunti. Sulla seconda lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2.
Ora sulla prossima ne lavoro una, quindi alterneremo una maglia bassa e nella lineetta dopo 2, 1 e 2, una maglia bassa nella prossima lineetta e 2 in quella dopo. Quindi andate a proseguire fino al marcapunti lavorando una maglia bassa e 2 in quella dopo, una maglia bassa e 2 in quella dopo. Arrivo, guardate, nell'ultima da lavorare, quindi la sequenza ho lavorato una maglia bassa e nell'ultima, quindi nell'ultima lineetta dietro, lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2. Ho qui il mio marcapunti che vado a togliere e inizio di nuovo la lavorazione ziguli, quindi entro all'interno della maglia e lavoro una maglia bassissima e metto subito il marcapunti, non vi dimenticate. E di nuovo inizio la sequenza, una catenella, nel prossimo una maglia bassissima e una catenella, nel prossimo una maglia bassissima e una catenella e ancora nel prossimo una maglia bassissima e una catenella e andiamo a proseguire tutto il giro in questa maniera qui fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove ho l'ultimo punto, chiaramente lavoro sempre l'ultimo punto con la sequenza che sto lavorando, quindi una catenella, una maglia bassissima, scusate, e una catenella, ok? Adesso togliamo il marcapunti e dobbiamo sempre andare a lavorare dietro la lavorazione di maglie basse, quindi dentro vedete le lineette che si sono formate. Quindi io entro nella prima, eccola qui, e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa vado sempre a mettere subito il marcapunti. Nella prossima lineetta lavoro un'altra maglia bassa e nella terza lavoro 2 maglie basse. Quindi adesso per questo giro lavoreremo una maglia bassa nelle prossime 2 e nella terza 2 maglie basse, quindi entro nel prossimo, nella prossima e lavoro una maglia bassa, entro nella prossima e lavoro una maglia bassa, entro nella terza e lavoro 2 maglie basse, una e 2. Quindi per tutto il giro dovete lavorare 2 maglie basse come si presentano e nella terza lavorate un aumento, 2 maglie basse, così per tutto il giro. Arriviamo, vedete, negli ultimi 3 punti, nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa e nel terzo 2 maglie basse, quindi una e 2 maglie basse. Adesso dove abbiamo il marcapunti, qui dobbiamo iniziare di nuovo la lavorazione ziguli, quindi entro nel primo e lavoro una maglia bassissima. Sulla maglia bassissima vado a mettere subito il marcapunti e lavoro una catenella. Nel prossimo una maglia bassissima e una catenella, nel prossimo una maglia bassissima e una catenella e andiamo a proseguire così fino al marcapunti. Una volta vedete che ho completato la mia lavorazione, inizio con le maglie basse dietro, quindi tolgo il marcapunti e da dietro, vedete qui ho la prima lineetta, entro e lavoro una maglia bassa. A questo punto io non voglio aumentare più, metto il mio marcapunti perché questo fondo di questa larghezza per me va bene. Allora io ho proseguito fino ad arrivare ad una larghezza di 9 centimetri, ok? Quindi sono 9 centimetri. Ecco qui, vedete, sono 9 centimetri. Se volete un fondo più grande, magari volete fare una borsa o comunque volete fare una realizzazione più grande,
Nel box informazioni vi metto il link della borsa Ziguli tonda, dove io chiaramente l'ho fatta con un fondo più grande, quindi potete proseguire e guardare più o meno, però gli aumenti sono quelli a scalare, quindi ogni volta andate ad aumentare le maglie basse, quelle là semplici, e spostate sempre l'aumento. Il sistema è questo qua, però ovviamente io vi metto nel box informazioni il link per vedere la borsa realizzata. A questo punto abbiamo realizzato la prima maglia bassa, adesso non aumentiamo più, quindi io in ogni lineetta, vedete che si è formata dietro, vado a lavorare solo una maglia bassa, quindi nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa e così via per tutto il giro fino al marcapunti. Una volta vedete che ho terminato la riga, già la lavorazione inizia a salire, vedete, non facendo gli aumenti. Quindi io ho lavorato 1, 2, 3 e 4 righe di ziguli, vedete, voi la lavorazione la vedete. Io adesso devo andare a proseguire sempre alternando una riga di punto ziguli, sarebbe maglia bassissima e catenella, e una riga di maglie basse lavorate dietro nella lineetta che va a formare la catenella. Quindi qui ho lavorato la maglia bassa, nel prossimo inizierò a lavorare il punto ziguli. Dobbiamo avere un totale per la mia altezza, che poi vi andrò a dire ovviamente, di 11 di queste righe di punto ziguli, quindi 1, 2, 3 e 4. Ne andiamo a lavorare chiaramente altre 7, quindi dobbiamo avere un totale di 11 di queste lavorazioni a ziguli. Quindi di nuovo togliamo il marcapunti, entriamo nella maglia bassa, lavoriamo la maglia bassissima e rimettiamo il marcapunti, una catenella e di nuovo vedete in ogni punto maglia bassissima e catenella, maglia bassissima e catenella fino al marcapunti. Una volta che sono arrivata, vedete, alla fine della mia riga del punto ziguli, tolgo di nuovo il marcapunti. Adesso di nuovo le maglie basse andranno lavorate dietro dove si sono formate, vedete, le lineette come abbiamo fatto fino adesso. Anche qui non andiamo ad aumentare, adesso non aumentiamo più, andiamo a proseguire, vedete, entrando sempre nelle lineette. Quindi quando abbiamo le lineette lavoreremo sempre una maglia bassa in ogni lineetta che si è formata dietro, in questa maniera qui, vedete, arrivati al marcapunti che io ho dimenticato di mettere, eccolo qua. Quando arriviamo al marcapunti, quindi della maglia bassa, cambiamo la lavorazione col punto ziguli. Quando abbiamo finito la riga di punto ziguli, lavoriamo nella prima lineetta dietro dove c'è il marcapunti e rimettiamo il marcapunti. Andiamo a proseguire così fino ad avere 11 righe visibili del punto ziguli. Vedete, dobbiamo vedere queste righe, dovranno essere 11. Allora, come potete vedere, io ho completato, vedete, la mia altezza. Quindi, come vi dicevo, vi vado a contare le righe ziguli, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 righe ziguli. Ovviamente avendo fatto anche le righe di maglia bassa sono un totale di 22 righe. Adesso guardate, io ho terminato con il punto, vedete, ziguli e il punto di maglia bassa. Adesso togliamo il nostro marcapunti e realizziamo un altro giro di maglia bassa, quindi per gli ultimi 2 giri saranno di maglia bassa. Quindi andiamo semplicemente nel prossimo punto a maglia bassa, vedete, quindi sulla maglia bassa di nuovo lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. E adesso proseguiamo lavorando un giro completo, vedete, di maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto prima del marcapunti, taglio il filo e chiaramente lo sfilo. Adesso con un ago a punta tonda, quindi con la punta tonda, andiamo a chiudere la lavorazione. Come andiamo a chiudere la lavorazione? Allora io praticamente tolgo il marcapunti, quindi questo è il punto
dove avevo il marcapunti, vado a chiudere in quello dopo, quindi da dietro, vedete, entro con il mio ago, quindi salto il punto del marcapunti in questa maniera qui e poi entro al centro, vedete dove esce il filo, e prendo anche l'anellino dietro in questa maniera qui. Perché chiudiamo così? Perché così, visto che abbiamo lavorato, vedete, a spirale, non c'è lo scalino, saltando il punto non realizziamo nessuno scalino. Adesso all'interno, vedete, del lavoro non facciamo altro che infilare il nostro cordino, guardiamo bene che abbiamo tirato abbastanza per non realizzare ovviamente sempre lo scalino, vi raccomando, quindi tiriamo bene e andiamo sempre all'interno, vedete, a nascondere il filo che saldiamo ovviamente con l'accendino. E saldiamo con l'accendino. Adesso vedete dove abbiamo fatto la lavorazione, dobbiamo piegare a metà, lì dove abbiamo, vedete, il cambio, pieghiamo qui in questa maniera. Fatto questo, vedete, andiamo a misurare ovviamente più o meno quant'è l'apertura. Nel mio caso è di circa 13 cm, quindi 12, vi faccio circa 13 cm. Quindi che cosa ho fatto io? Ho tagliato ovviamente una cerniera che non l'ho trovata degli stessi centimetri, di 12 cm, ovviamente perché dovrà avere l'interno, vedete, in questa maniera qui, che arrivi giusto giusto, insomma, sul nostro bordo in questa maniera. Io adesso vado a fissare con degli spillini. Una volta vedete posizionati i nostri spillini, andiamo a cucire con il filo di nylon da 0,30 mm e andiamo a cucire.
Quindi una volta vedete che abbiamo terminato di cucire la nostra cerniera, questo sarà il nostro risultato. Quindi andate a realizzare la vostra versione, vedete com'è carino una volta che l'abbiamo terminato, e se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Detto questo, date un'occhiata alla playlist che esce a fine video di tutti i video tutorial delle borse ma anche di altro. Detto questo, io vi saluto al prossimo tutorial.